Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e questa situazione Badiashile con il Chelsea che ha detto sì alle condizioni del Napoli e quindi contatti continui in queste ore, passando per l'Instrom e l'ufficialità del prestito nelle prossime 48 ore allo Schalke 04. Andremo anche a vedere la situazione Neres, Anguissa e Lukaku per sbloccare queste liste che, come sappiamo, sono piene. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte e si mette in moto. Detto questo, partiamo ovviamente da Badiashile e poi a scalare. Badiashile può rappresentare la vera occasione di mercato per il Napoli, il centrale del Chelsea. In lista di sbarco ed il direttore sportivo Giovanni Manna sembra aver fiutato la situazione per portarlo in azzurro a condizioni favorevoli. Le condizioni dovrebbero essere queste: prestito oneroso a 3 milioni con il riscatto fissato a 20 milioni e nel caso lo riscattiamo l'anno prossimo, 5 anni di contratto per il difensore che adesso è al Chelsea a 2 milioni e mezzo a stagione. Come si legge sulle pagine odierne del Mattino, il Chelsea sembra abbia detto sì agli azzurri per il trasferimento. Quello di Badiashile è un profilo sicuramente apprezzato dalla squadra di scouting azzurro, così come altrettanto sicuro che lascerà il Chelsea. Il centrale francese è tra i calciatori messi in lista di sbarco da Xabi Alonso al suo arrivo, anche perché il Napoli può essere un'ottima occasione. Ad oggi quello del 25enne francese è il profilo che nella lista azzurra è in vantaggio rispetto agli altri. Due sono le cose che non devono succedere. Uno, non puoi steccare l'acquisto per quanto riguarda le tempistiche, perché non puoi stare appresso ad una trattativa che poi per un fatto o per un altro non va in porto, ti serve il difensore e quindi poi devi imbastire una trattativa con qualcun altro e perdi altro tempo. Due, il calciatore deve superare le visite mediche, perché abbiamo analizzato anche ieri la cronologia infortuni di Badiashile nell'ultimo caricamento sul canale. È un bollettino da guerra e siamo tutti d'accordo, ma il Napoli saprà cosa sta facendo, mi auguro, e poi dalle visite mediche non puoi sicuramente prevedere il futuro dal punto di vista muscolare, quindi devi vincere per forza questa scommessa nel caso sia Badiashile ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime ore, il difensore scelto dal Napoli e che arriverà in azzurro. La situazione Lindstrom: nelle prossime 48 ore si ufficializzerà il prestito allo Schalke 04 con il calciatore che addirittura si riduce l'ingaggio. Sappiamo che Lindstrom guadagna 1,8 milioni netti al Napoli e quindi potrebbe andare a guadagnare 1,5 ingaggio che si accollerà ovviamente allo Schalke 04, ennesimo prestito per un calciatore che è arrivato a Napoli e poi si è girato l'Europa in prestito, ha il contratto fino al 30 giugno 2028, quindi diciamo non hai l'incombenza di doverlo cedere per forza perché ha un altro anno di contratto, però poi quando te lo ritroverai in ritiro l'estate prossima devi vedere assolutamente il da farsi, o cederlo a titolo definitivo o allungargli eventualmente il contratto, perché poi potresti perderlo a zero la stagione successiva. Io mi aspettavo qualcosina in più, devo dire la verità, dalla cessione di Lindstrom e non l'ennesimo prestito, ma molto probabilmente il Napoli sta battezzando le tempistiche che si accorciano e quindi devi comunque cedere e a livello numerico diciamo abbassare il numero di tesserati per affrontare poi la stagione e non affrontarla con 50 calciatori e metterne 30 fuori rosa. Lindstrom finirà allo Schalke 04 comunque in prestito, stando alle ultime avremo l'ufficialità nelle prossime 48 ore. Detto questo, ci sono delle novità per quanto riguarda Neres, Anguissa, ma anche Lukaku. Lukaku resta la situazione più complicata, partiamo da Anguissa e Neres e poi ci soffermiamo ovviamente sull'attaccante. Intermediari inglesi hanno fatto sapere che il Sunderland sarebbe interessato a Frank Zambo Anguissa, ma non alle cifre richieste dal Napoli per la partenza in quest'estate di mercato. Il calciatore camerunense nel frattempo, dopo aver conosciuto Allegri, chiuderà le valutazioni a Castel di Sangro. La situazione resta aperta perché i club turchi possono accelerare in un attimo. Siamo tutti d'accordo che i club turchi possono accelerare in un attimo e magari diciamo trattativa lampo e lo cedi,
ma per quanto mi riguarda, se vuoi sbloccare le liste, non possiamo sbloccare le liste, diciamo definire qualcosina in più al ritiro di Castel di Sangro inoltrato, a ridosso dell'inizio del campionato. Avere la situazione un tantino più chiara, secondo me, sarebbe cosa buona e giusta da fare per quanto riguarda la situazione sia Anghissà ma anche Neres, perché non è detto che resta a Napoli. Il futuro di David Neres continua a essere uno dei temi caldi sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dal Mattino, l'esterno brasiliano è tra i giocatori che potrebbero lasciare il club azzurro in questa sessione estiva. Dopo i sondaggi del Galatasaray, che ricordiamo ha un solo slot libero nella lista, ovviamente la lista dei 17 tra virgolette, quindi leggiamo Galatasaray su Leao, Galatasaray su Neres, Galatasaray su Lukaku, Galatasaray su chiunque, ma lo slot è uno solo, quindi diciamo che tramonta questa situazione turca. Anche dal Brasile sarebbe arrivato un nuovo interesse. Il Cruzeiro infatti avrebbe manifestato la propria disponibilità a valutare un'operazione per riportare Neres in patria. Vedremo come andrà a finire per quanto riguarda l'esterno del Napoli, anche se sappiamo tutti quanti che dal punto di vista tecnico è quel calciatore che accende la partita, è quel calciatore che potrebbe, diciamo, svoltare in un match all'improvviso, imprevedibilità tecnica, però c'è anche il lato fisico e questa condizione e infortuni da tener conto. Il Napoli sicuramente ha messo anche questo sulla bilancia per valutarne un'eventuale cessione, anche se dal punto di vista tecnico comunque sugli esterni puoi stare un attimo tranquillo, ma non troppo. Neres potrebbe finire sul mercato e magari tornare anche in patria al Cruzeiro, anche se credo che nel caso il Napoli lo cede, resta comunque in ambito europeo, ma ovviamente ve ne vedremo delle belle nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Lukaku è una situazione un tantino più complicata. Perché? Perché Lukaku e il suo procuratore ci fanno sapere che comunque non accetteranno sicuramente pista araba, MLS, Stati Uniti e quant'altro. Vuole restare in Europa, punto primo. Punto secondo, non vuole sicuramente ridursi l'ingaggio e quindi alle stesse cifre, e il Napoli chiede intorno ai 15 milioni di euro perché c'è una situazione da tener conto, ovvero il 40% della futura rivendita che deve andare nelle casse dei Blues. Quindi il Napoli ha alzato un tantino le pretese, si parlava di 10 milioni, diciamo a inizio calciomercato per quanto riguarda la cessione di Lukaku. Ovviamente se il 40% deve andare nelle casse del Chelsea e io non ne ero a conoscenza di questa situazione, l'ho letta ovviamente nelle ultime ore, è giusto che chiedi qualcosina in più. Poi che procuratore e calciatore possano mettersi di traverso dal punto di vista economico, questa è, diciamo, la condizione che preoccupa di più, almeno al sottoscritto, perché poi sappiamo tutti quanti dal punto di vista anagrafico Lukaku quanti anni ha. Sappiamo anche che è un calciatore che sicuramente ha fatto una grandissima carriera, così come Pastorello, De Canta, Lukaku, un grande attaccante, eccetera, eccetera. Nessuno lo mette in dubbio, però viene comunque da una stagione dove hai fatto praticamente solo il mondiale e nemmeno tutte le partite dall'inizio, pur marcando alcune reti e, diciamo, aiutando il Belgio nel cammino al mondiale. Però questa situazione economica, il 40% della rivendita e non scendere a compromessi né su ingaggio né tantomeno sulle cifre potrebbe essere sicuramente una cosa che porta avanti la trattativa e la porta poi ad oltranza, magari fino alla fine della sessione di mercato. Per quanto riguarda le liste, qualcuno ovviamente deve uscire e mi auguro solamente che il Napoli, al di là di Neres e Lukaku, nel caso faccia partire Anghissà e quindi lo cedi, perché Anghissà ne abbiamo già parlato, il contratto comunque in scadenza a giugno 2027, te lo ritrovi poi a gennaio senza aver rinnovato il contratto allungato di un anno, te lo ritrovi a potersi accordare con chiunque. Nel caso lo cedi, certamente non te ne puoi uscire
con la scommessa di turno a centrocampo cedendo un perno, un pilastro della mediana in casa Napoli e facendo entrare poi una scommessa o magari qualcuno semi sconosciuto che può far bene sicuramente in casa Napoli e quant'altro, però non puoi rischiare di perdere una pedina del genere e rimpiazzarlo con qualcuno di livello inferiore dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dello spogliatoio, perché sappiamo che Anghissà comunque per quanto riguarda il gruppo è sempre stato un perno fondamentale, quindi attenzione a quei caratteri, ecco, sbarazzini, nel caso vai a fare un acquisto lo cedi e fai entrare qualcuno con un carattere diciamo un tantino sopra le righe. Facciamo attenzione e facciamo assolutamente le cose per bene, perché poi lo scottarsi è sempre dietro l'angolo per quanto riguarda questo tipo di situazioni. Ovviamente seguiremo il mercato, fatemi sapere cosa ne pensate, sempre Forza Napoli, ciao!